Di botto, quest'anno, un ufficio che era stato creato dietro la prima legge sugli UFO firmata da Biden, l'ARO, un ufficio che significa di fatto ricerca sui mezzi che si muovono in tutti i domini, intendendo per domini gli ambienti, quindi spazio, atmosfera e acqua. A febbraio rilascia un corposo documento di oltre 60 pagine, che è questo, dove sconfessa tutto. Scusate, a marzo, 6 marzo 2024. Cioè dice, abbiamo scherzato, non era vero nulla, sentite un po' cosa pubblicano. L'ARO non ha trovato alcuna evidenza che qualche indagine del governo degli Stati Uniti, ricerca sponsorizzata da accademici o commissioni di revisione ufficiali abbia confermato che qualche avvistamento di un fenomeno aereo non identificato rappresentasse una tecnologia extraterrestre. Ma come? Grush l'ha detto, ha detto il nome, l'ha firmato la legge Biden e questi se ne escono così. Addirittura dice la maggior parte di questi casi potrebbe essere identificata e risolta come oggetti e fenomeni ordinari. Ma come? Allora, Ryan Graves, David Fravor, David Grush, Michio Kaku e tutti hanno preso lucciole per lanterne e prosegue il documento che alcune aziende nominate, come la Lockheed Martin, dice ARO non ha trovato alcuna evidenza che aziende statunitensi abbiano mai posseduto tecnologia extraterrestre. Guardate un po' qual è la prova. I dirigenti, scienziati e responsabili tecnologici delle aziende nominate dagli intervistati hanno incontrato il direttore di ARO e questi dirigenti, scienziati e responsabili hanno negato. È come che io chiamo il ladro e gli dico: sei stato tu, vero? No, io non c'ero, e se c'ero dormivo. Che significa questo? Evidentemente c'è una guerra interna dove la fazione che vuole tenere tutto segreto ha ripreso, perlomeno in questo documento, il sopravvento e sta cercando di affossare tutto, perlomeno creando scompiglio, il solito lo dico e lo nego e lo dico. Quindi c'è una guerra interna tra chi vorrebbe rivelare e chi vorrebbe tenere nascosto. Addirittura aspettiamo con ansia un libro che verrà pubblicato ad agosto, che si intitola Imminent, ed è stato scritto dall'ex dirigente della AATIP, Luis Elizondo. C'è molta attesa perché pensiamo che Elizondo in questo libro dica cose che finora ha taciuto ed è possibile che anche chi vuole tenere il segreto abbia paura di questo libro, tale per cui qualche giorno fa Elizondo ha pubblicato questo post. Ieri mi è stato notificato che ci sono minacce personali sia nei miei confronti sia di tutti gli altri rivelatori o gole profonde, quindi Grush, eccetera, eccetera, un tempo associati all'attività sugli UAP per conto del governo degli Stati Uniti. Data la situazione, desidero allora che siano perfettamente chiare a tutti gli americani queste cose. Non sono portato ad avere incidenti. È un'attitudine che lui non ha. Non ha tendenze suicide. Non fa uso di droghe o stupefacenti e non è coinvolto in attività illecite. Se nel futuro qualcosa dovesse capitare a me e o ai miei familiari, voi sapete benissimo valutare quello che è accaduto. Ora, che ARO pubblichi quel documento, che Elizondo faccia un post del genere, addirittura dopo che ARO, ad esempio, ha pubblicato ufficialmente questo video militare girato in Medio Oriente il 12 luglio del 2022, dove vediamo un mezzo volante extraterrestre ripreso da telecamere militari in volo a bordo di un aereo, volare sopra una zona medio orientale, quindi zona di guerra. Quindi prima la ARO ha pubblicato, dopo ha sconfessato. Vedete, è una sfera volante, classico drone
extraterrestre che conosciamo fin dalla Seconda Guerra Mondiale, eccolo qui, metallico, sfere volanti metalliche, ripreso, ripeto, da un aereo spia americano. Dati sensibili, vedete, sono stati cancellati, a riprova che questi oggetti sorvegliano le zone di guerra. Vedete che cambia colore a secondo dell'ambiente sopra il quale vola. Vediamo alcuni fotogrammi estrapolati da questo video, vedete, dove c'è sabbia, l'oggetto riflette il colore della sabbia, qui addirittura nel breve momento che passa sopra la strada riflette il grigio dell'asfalto, qui ridiventa color sabbia e qui passando sopra una zona verdeggiante diventa di colore verde. Precedentemente era già stato diffuso un altro fotogramma, stavolta un fotogramma di una telecamera militare che il 16 aprile del 2016 aveva filmato una sfera metallica volante sopra la città di Mosul in Iraq. In questo caso il fotogramma era stato diffuso, era venuto nelle mani del divulgatore americano Jeremy Corbell, e questo è un altro documento eccezionale, vedete, che dimostra che gli extraterrestri controllano le zone di guerra. E poi c'è qualcuno che subito dopo si è preso la briga di andare a verificare in tempi attuali se veramente questa fosse la città di Mosul, e vedete, con le immagini satellitari l'hanno trovata, questa è Mosul, e questi sono, vedete, quadrato verde, quadrato rosso, quadrato giallo, quadrato azzurro. Quindi si trattava veramente della città di Mosul. Il sito Atlas News ha fatto questo lavoro, ha pubblicato anche le coordinate: 36 gradi 19 primi, 39 secondi nord, 43 gradi 11 primi 03.7 secondi est. Quindi che sta accadendo? Sta accadendo che la situazione mondiale, a parer mio, ha messo scompiglio in quello che io ritengo fosse il progetto originario quando nel 2017 il Pentagono ha iniziato la rivelazione.